chiudete gli occhi e immaginate di essere nella storica Korakuen Hall, il cuore pulsante del wrestling giapponese. Le luci si abbassano, l'atmosfera si fa elettrica e l'attesa diventa quasi palpabile, perché quello che ci aspetta il 27 settembre non è un match qualunque. No, è uno scontro che ha il sapore della storia. Sayaka Mitani, l'attuale World of Stardom Champion, contro Azumi, la detentrice dello Strong Women's Championship. 2 cinture in palio, un title versus title match che già sulla carta promette di entrare negli annali, non solo della Stardom, ma del wrestling femminile mondiale. Una sfida che è al tempo stesso rivalità, celebrazione e forse un preludio a qualcosa di ancora più grande. Ma partiamo da lei, Sayaka Mitani, la Phoenix Queen, la regina rinata dalle ceneri che nell'ultimo anno ha saputo reinventarsi come mai prima d'ora. Il suo regno con il titolo rosso è il più prestigioso di tutta la compagnia e non è stato soltanto un'affermazione personale, ma un manifesto di potenza e carisma. Sayaka Mitani non è più soltanto quella ragazza che stupiva con i voli spettacolari e con la sua Phoenix Splash. Oggi è diventata un personaggio più complesso, più oscuro, con un'aura dominante che la rende la campionessa perfetta per traghettare la Stardom verso una nuova era. Il suo regno ha cimentato la sua posizione al vertice ed è proprio per questo che il 27 settembre, quando entrerà sul ring della Korakuen Hall, lo farà con l'aria di chi non vuole soltanto difendere un titolo ma ribadire la propria superiorità. Dall'altra parte però c'è Azumi e non serve presentarla troppo perché sappiamo benissimo chi è. Il prodigio, la stella che ha riscritto le regole della divisione high speed, trasformando ogni suo match in un manuale di wrestling tecnico e innovativo. Azumi è uno di quelle wrestler che hanno il dono naturale di far sembrare semplice ciò che in realtà è complicatissimo. Transizioni veloci, contromosse improvvise, una fluidità sul ring che non ha eguali. Ma soprattutto Azumi ha portato il suo talento oltre i confini della Stardom, diventando la campionessa dello Strong Women's Championship in New Japan Pro Wrestling. Un traguardo che non è solo personale ma simbolico, perché rappresenta il legame sempre più forte tra le due federazioni. La sua vittoria di quel titolo ha alzato ulteriormente l'asticella, consacrandola come una delle migliori wrestler al mondo. E adesso queste due strade si incrociano. Sayaka Mitani e Azumi non sono semplicemente due campionesse, sono due ex amiche, due ex compagne di stable, due figure che per anni hanno condiviso lo stesso spogliatoio, lo stesso ring e gli stessi sogni. Ma il 27 settembre alla Korakuen Hall non ci sarà spazio per i sentimentalismi, non ci sarà spazio per rivangare il passato. Sarà una battaglia tra chi vuole difendere la sua corona e chi vuole dimostrare di poter andare oltre i limiti che il pubblico le ha già riconosciuto. Una lotta tra il potere e la velocità, tra la regina oscura e il prodigio eterno. Ma pensiamo un attimo alle implicazioni di questo match. Da un lato, se Sayaka Mitani dovesse vincere, consoliderebbe in maniera definitiva il suo status di dominatrice assoluta. Difendere la Red Belt contro Azumi e allo stesso tempo aggiungere al suo curriculum anche la vittoria dello Strong Women's Championship significherebbe elevarsi a un livello ancora più alto, forse irraggiungibile. Sarebbe la conferma che oggi nessuna può fermarla e che il suo regno non è destinato a finire a breve. Dall'altro lato, se Azumi dovesse compiere il miracolo e sconfiggere Saya, e allora non solo diventerebbe la World of Stardom Champion, ma aprirebbe uno scenario inedito in cui la cintura massima della Stardom finirebbe tra le mani di una wrestler che da anni rappresenta la nuova generazione.
una possibilità affascinante ma anche pericolosa per gli equilibri della compagnia. E poi c'è la terza ipotesi, quella che molti reputano la più realistica, un pareggio. Non dimentichiamo che in Stardom i time limit draw non sono certo rari, soprattutto i match di cartello. E questo scenario in cui entrambe le cinture rimarrebbero dalle rispettive proprietarie garantirebbe da un lato la protezione di Sayaka Mitani come regina indiscussa e dall'altro non intaccherebbe lo status di Azumi, che resterebbe comunque campionessa. Sarebbe una soluzione di compromesso, ma al tempo stesso un segnale. Nessuna delle due è superiore all'altra, almeno non ancora. Io però, lasciatemelo dire chiaramente, vedo Sayaka Mitani come favorita, non solo perché il suo regno non è pronto a concludersi, ma anche perché la Stardom ha costruito intorno a lei una narrazione troppo grande per essere interrotta da Azumi. Certo, il match sarà combattutissimo e non escludo che Azumi possa arrivare molto vicina alla vittoria, regalando al pubblico momenti di pura suspense. Ma alla fine credo che la Phoenix Queen troverà il modo di imporsi, che sia con la sua Star Crusher o con quella determinazione oscura che ormai caratterizza ogni sua performance. La vedo uscire dalla Hurricane Hall come double champ, magari dopo un finale al cardiopalma che lascerà tutti senza fiato. Ma la vera magia di questo match non è soltanto il risultato. La vera magia è la storia che racconta. Due ex membri di Queen's Quest che diventano rivali, due campionesse che si sfidano per dimostrare chi è la migliore, due percorsi paralleli che si incontrano in un ring che per una sera diventerà il centro del mondo. È la dimostrazione di come la Stardom sappia creare eventi che non hanno nulla da invidiare ai grandi show internazionali, anzi, che riescono a superare per intensità e per emozioni quello che altrove sembra già visto. Il 27 settembre la Hurricane Hall sarà testimone di un capitolo irripetibile. Qualunque sia il risultato, questo title versus title match rimarrà impresso nella memoria dei fan come uno degli incontri simbolo di questa nuova era della Stardom. E voi cosa ne pensate? Sarà davvero la Phoenix Queen a volare ancora una volta più in alto di tutte? Beh, scrivete il vostro pronostico qua sotto nei commenti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde per restare aggiornati con tutte le ultime news, i risultati dei vari show e quant'altro abbia da offrire il Women's Wrestling. Trovate tutti i link di questo bellissimo progetto qui sotto in descrizione. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima! Vai poi!